Invito il dottore Giuseppe Ippolito, che si presenta anche da solo perché ha tante, come dire, ha tante qualifiche, quindi lo invito anche a presentarsi. E grazie per essere qui. Intanto grazie dell'invito, è un vero piacere essere qui e soprattutto perché nella mia esperienza di boiardo di Stato ho avuto occasione di muovermi in un momento anche fortunato della pandemia in cui il MUR, il MISE e il Ministero della Salute avevano deciso di andare di pari passo per evitare duplicazioni. E nel frattempo però non è andata esattamente così. La prima cosa, dobbiamo pensare che l'investimento che viene fatto è un investimento sulla ricerca in salute. L'investimento della ricerca in salute è una delle cose che hanno maggior impatto sociale e vedremo fra poco che ha anche un maggior impatto economico. Quindi l'obiettivo deve essere quello di investire per promuovere miglioramento di diagnosi e cura e secondo perché noi facciamo questo anche col vantaggio di scoprire nuovi sistemi terapeutici, nuovi sistemi diagnostici e adesso nuovi medical device. Infine il modello di fare ricerca permette agli operatori sanitari di essere attenti a quello che succede, saper rispondere e non fare la figura che il dottor Google spesso ne sa molto più di loro. E questa Space Survey è stata fatta proprio per capire qual era la percezione tra chi si occupava di ricerca in contesti diversi. Il secondo problema è che quest'anno l'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro, che fa insieme all'NCI un coordinamento delle diverse fonti di finanziamento, ha ritirato fuori un modello di ricerca orientata dai bisogni clinici. Ieri sono rimasto colpito che alcuni dei clinici che hanno parlato erano estremamente orientati sulle cose che si facevano. Questa non è una cosa frequente, che la ricerca di base va verso un orientamento guidato dai clinici. Un altro dei quesiti, se mettere soldi su un tema specifico mette il Paese che fa questo investimento nelle condizioni di guidare la ricerca, e se uno guarda questo grafico, se il motivo per cui le agenzie mettono i soldi su ricerche tematiche è per essere in linea con quelli che sono i bisogni politici. Questa sembra essere in Europa, negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone. Il secondo, la definizione delle priorità rimane ancora non chiara. Se i soldi si mettono perché comanda tutta la politica, la definizione delle priorità della ricerca rimane un aspetto non chiaro. E poi, se noi guardiamo questo grafico, mi torna indietro per favore? Se noi guardiamo il primo dei grafici, ancora. Se noi guardiamo questo grafico letto in questa maniera, prima, durante e dopo per ricerca su uno specifico target, diremmo sì, abbiamo sicuramente un vantaggio. Quindi se noi diamo soldi alla ricerca su un target, i ricercatori cambiano quello che fanno. Ci sono state buone esperienze, l'HIV è una delle esperienze in cui aver messo allo stesso momento tutti i soldi su un target ha portato a un risultato, molto meno per esempio si è avuto con i grandi soldi messi sul Covid. E perché questo? Perché se noi guardiamo queste due lineette qui, questa è la mediana all'interno delle similitudini del gruppo e questa dall'interno delle mediane, vediamo che la differenza è estremamente limitata. Che cosa significa? Che gli scienziati sì, vogliono tutti i soldi nel momento in cui c'è il bando, ma poi dopo un po' questo beneficio si va a perdere e molte di quelle cose non continuano nel tempo. Tanto che è stato pochi mesi fa, mi pare a febbraio, è stato pubblicato
su questa rivista che fa metodologia della ricerca, che si chiama Research Evaluation, una valutazione dell'impatto del finanziamento sui ricercatori, e dire che ci sono 3 tipi di ricercatori. Il primo sono quelli che tengono conto di differenziare la loro ricerca, ma perché lavorano in aree a bassa intensità di finanziamento. Il secondo perché gli scienziati pensano di avere soldi da altri ambiti e sono abili a pigliare ambiti soprattutto da attività commerciali, e il terzo sono gli scienziati che, lavorando in grossi team, hanno un giro che prima o poi gli porta a qualcosa. Questa analisi sulla valutazione della ricerca è nata da una ricerca che ha finanziato il governo inglese per dire il pay per value dei soldi che noi mettiamo in ricerca. Uno dei problemi più importanti che hanno nel mondo, non noi in Italia, è il problema della duplicazione dei progetti. Gli stessi progetti vengono presentati a più soggetti e, se guardate, questo è un rapporto fatto dall'NIH insieme al Dipartimento di Giustizia, non al Dipartimento della Ricerca, al Dipartimento della Giustizia e al sistema militare, che ha un grande finanziamento, il DoD, viene fuori che su 22 grant che sono stati beccati, solo 4 non avevano niente da cui vergognarsi, tutti gli altri avevano un livello di faccia alla vergogna di tipo diverso. Ancora, la scienza che noi stiamo costruendo in questi anni, in cui parliamo di intelligenza artificiale, di tutte queste cose in 40 anni, è ancora distruttiva ai fini di quella che è l'evoluzione. Beh, vi vorrei dire che Harvard ha fatto un bel meeting a dicembre dell'anno scorso sulla scienza disruptive e ha detto che molti che lì parlavano di disruptive non sapevano neanche che cos'era, non avevano mai letto il lavoro originale sulla disruptive, quindi rivediamo la situazione. E questo è stato rivisto. Questi sono 2 lavori, uno che è comparso su PNAS e un altro che è comparso su Nature. Chi volesse vedere, c'è anche un bel video su PNAS che dice guardate come è cambiato il sistema, e fa vedere una cosa importante. È stato costruito un indicatore per valutare se, aumentando il numero dei lavori in medicina, in scienze biomediche, questo portava a una maggiore attività e a una maggiore qualità, e poi la seconda, se in termini di brevetti, se questo, aumentando i lavori, aumentavano i brevetti. Purtroppo il risultato, la linea è quella celeste, che vedete, non c'è correlazione tra quello, per quanto riguarda le scienze della vita, non c'è stata questa correlazione tra il grande numero di lavori pubblicati, l'esplosione di pubblicazioni e il numero di lavori che hanno avuto un'applicazione e che sono finiti a brevetto. Ma la cosa ancora peggiore, scusate, questo lo trovate sul sito del governo americano, all'Office of Small Business, Cosarelle così significa al paese mio, dice che cosa succede della ricerca industriale. La ricerca industriale, il primo sono gli scambi per business, che è quello rosso, e poi andate a vedere che cosa succede nel riquadro di destra. Queste sono le pubblicazioni importanti, questo è l'indice, l'intensità di ricerca e sviluppo, questo è stato l'impatto dei patent, ma l'impatto dei patent l'hanno fatto le aziende. Se voi avete ancora un attimo di pazienza, vi faccio un ulteriore esercizio. Questi sono i farmaci che sono stati immessi, questo è il vantaggio dei farmaci oncologici, questo aggiornato a febbraio 2023, ma al 31 dicembre 2023 7 nuove terapie cellulari e il 5 su 7 erano terapie geniche approvate dall'FDA. Allora voi direte, ma allora abbiamo un grandissimo risultato. L'FDA accompagna questi dati con c'è una lunga sfilza di materiali, ho preso solo 2 aspetti che sono fondamentali. Uno, che la difficoltà di valutare le prospettive nuove di farmaci. Sapete che sono circa 500 dossier su farmaci nuovi in attesa all'FDA, perché ci sono una serie di
errori valutativi e l'FDA è in una crisi dalla quale Dio salvali, perché c'è un conflitto di interesse visto che le aziende farmaceutiche pagano i valutatori. Quindi se tu paghi i valutatori debbono essere buoni. E queste sono le 5 aree nelle quali c'è la difficoltà per l'attività verso il beneficio clinico, l'ottimizzazione della dose, la rilevanza per la popolazione americana, perché noi parliamo tanto di medicina personalizzata, in 50 anni sono stati fatti begli studi, ma noi dobbiamo pensare che il 95% della gente che muore, il Global Burden è stato pubblicato da Lancet, lo potete leggere a febbraio di quest'anno, il 95% delle persone muore per malattie banali, ben note, e che potrebbero essere trattate con trattamenti standard. Poi non abbiamo un sistema che riporti gli outcome della ricerca e poi per un problema di trial. Infine, spesso non si riesce a distinguere tra il beneficio statistico e il beneficio scientifico. Mi deve andare avanti, non va più. Laura mi ha già silenziato. Chi finanzia la ricerca in Italia? E con questo mi vado poi a fermare. Chi finanzia la ricerca in Italia? I silos. I silos sono l'emblema di come viene finanziata la ricerca in Italia. Il Ministero della Salute funziona per i fatti suoi, il Ministero dell'Università funziona per i fatti suoi, i soldi, come vedete, sono tanti. C'è questa valorizzazione per l'industria che arriva dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia, l'ex Ministero dello Sviluppo Economico. Se andate a vedere i soldi che sono stati messi sembrano pochi, ma sono tanti. E poi queste 3 aree per soli ci fanno vedere che il Ministero della Salute e il MUR hanno bandito in questi ultimi 3 anni progetti che sono identici, a cui partecipano le stesse persone e che mettono esattamente la stessa cosa. Vediamo le terapie avanzate. È stato fatto il centro a Padova, tanto rispetto, qualche difficoltà. Poi ci sono questi POS per cui i presidenti delle regioni si sono smaniati, mi dispiace che non ci sia più, perché vorrei dire che io sono venuto a fare i POS sono arrivati un mare di soldi, ma nelle regioni del sud non c'è stato verso di mettere insieme le accademie, le gestioni degli ospedali e il resto in maniera coordinata. Poi ci sono stati questi soldi del PNRR che sono stati lo stesso, e poi questo progetto di hub e spoke che sono un'altra volta terapia avanzata, medicina personalizzata, digital health, malattie rare. Per la diagnostica avanzata è successa esattamente la stessa cosa. Vedete che in verde è il MUR, in rosa è il Ministero della Salute, questi finanziamenti che sono stati messi sono identici. Lo stesso titolo, la stessa cosa, le stesse filosofie. Poi con la componente 4, come dice Tale Piacentini, che dice guardate noi avremo fra pochi anni, fra 3 anni, tra 1.500 e 2.000 ricercatori precari in attesa di stabilizzazione. Vi faccio vedere solo i volumi. I volumi di attività, primi per volume sono i soldi per l'oncologia, ma se non c'è il coordinamento, come dicevo ieri, è inutile che continuiamo a fare modelli per finanziare molecular tumor board che non si parlano, facendo dire alla gente poi i dati sono miei, i materiali biologici dei pazienti sono miei. No, questo Paese non ha un sistema organizzato di coordinamento. Se poi mettiamo il Ministero della Salute con il PNRR per area, vediamo che alla fine la neurologia e la psichiatria hanno avuto dal solo Ministero della Salute un botto di soldi. Se poi ci mettiamo insieme anche la finalizzata, vediamo che questi soldi aumentano ulteriormente. È inutile entrare nei dettagli. E poi c'è il piano di coesione. Lei il piano di coesione me lo insegna. Il piano di coesione è una cosa in cui il governo si allatta a dire al Presidente delle Regioni tu sei buono e tu sei cattivo, ma spesso non c'è niente in questi piani di coesione. Si costruiscono cattedrali nel deserto, un po' di tutto. E che cosa c'è nel piano di coesione?
medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata. E siamo alla terza volta che l'ha pagato lo Stato. Quindi mappatura delle alterazioni genomiche di patologie complesse, oncologiche, neurologiche, cardiologiche in aree di importanza, e sono stati distribuiti 58 milioni per questa operazione. Idem è stato fatto con il PNC. Voi avete avuto parecchi soldi da questo PNC che vi è arrivato, le regioni del sud si sono astrattate circa il 50%, e vedete che i temi sono nuovamente gli stessi. Si è provato a dire che ci voleva un trasferimento tecnologico pagando un'agenzia nazionale di trasferimento tecnologico, ma non sono convinto che questo funzioni. E poi questi sono solo quelli dell'area cardiologica, così non faccio commenti perché il collega Di Aviano è stato già molto preciso, ma pensate a quanti, questi li paga il Ministero della Salute, sono i programmi europei pagati per l'area cardio finanziati dal Ministero della Salute. E volendo si può lavorare sull'area neuro, si può lavorare sulla pediatria. Poi ci sono i soldi dell'AIFA. L'AIFA ha messo questi soldi, 2,5 milioni a botta per ciascun protocollo in oncologia, più 1 milione per ciascun protocollo per la prevenzione delle malattie cerebrovascolari. Saltiamo le reti perché sennò mi informerei. E poi vediamo che cosa c'è. Il Ministero dell'Università mette ulteriori 9 miliardi per il trasferimento alle imprese. Per le iniziative di sistema, guardate, questa è l'Italia, non si vede perché, ma se vedete partenariati, se vedete gli ecosistemi dell'innovazione, i centri nazionali, sembra che noi non facciamo altro dalla mattina alla sera. Quindi, e poi, con questo chiudo, Laura, il Ministero dello Sviluppo Economico mette altri soldi, mette questi soldi per lo sviluppo del settore biomedico, farmaceutico, 23 milioni, voi direte che sono pochi, ma se sono 23 milioni ogni bando non sono pochi. E che cosa c'è? Produzione di interazioni molecolari attraverso l'intelligenza artificiale per la ricerca scientifica. È proprio dal Ministero dello Sviluppo Economico, giusto? Realizzazione di una piattaforma di diagnosi innovativa per patologie cronico-degenerative, soprattutto in ambito di medicina traslazionale cardiologica, e poi realizzazione di dispositivi integratori alimentari per le malattie degenerative oculari, integratori alimentari. Scusate, e poi si è fatto l'accordo di programma, Lei forse era seduta a quel tavolo per l'accordo di programma. Ah, e l'accordo di programma sono stati altri 204 milioni. E con 204 milioni dati per l'industria farmaceutica per aumentare la produttività nelle sedi attraverso progetti, sviluppo di progetti produttivi per farmaci di nuova concezione anche in forma liofilizzata, perché dobbiamo pagare per pagare i liofilizzatori. E poi c'è questo fondo per lo sviluppo industriale biomedico, 400 milioni, creazione di poli ad alta specializzazione nel settore biomedico. Voi in Sicilia vi distinguete costruendo proprio qui a Palermo, in una collina diversa, un altro centro ampiamente finanziato. E la Fondazione Enea Biotech poteva rimanere fuori da questo discorso. La Fondazione Enea Biotech ha un suo ulteriore finanziamento, ha bandito nel 2023, il bando 2023 è uscito e si è chiuso il 24 di febbraio, medicina di precisione e Digital Health. Tra i progetti di trasferimento tecnologici tra 100.000 e 15 milioni, la medicina di precisione vedete che abbraccia tutto, la Digital Health dove sono stati fatti già 2 hub da salute, dove sono stati messi molti miliardi affidati ad Agenas perché le regioni forniscano i dati, e poi lo sviluppo di progetti innovativi per il radicamento e la valorizzazione della ricerca. Scusate, vi sembrano pochi soldi? In più ci sono gli IPCEI, con gli IPCEI finisco, 10 milioni a botta, ma abbiamo visto che questi IPCEI sono serviti a fare cordate non sempre
Il privato poi piglia queste botte, privato non il pubblico, queste botte da 11 milioni. Questi sono il Ministero delle Imprese che ti dà un sostituto d'imposta per sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, con la quale si può parlare tutto, ma permette a questi privati di avere per intero personale, quoti di ammortamento, contratti extramurari, quoti di ammortamento per attività privata industriale, servizi di consulenza e aspetti di questo tipo. Da ultimo le infrastrutture. Le infrastrutture, tutti voi conoscete l'ESFRI, un carrozzone che è costato 25 miliardi di investimento in tutti i settori scientifici. Oggi sono 6 nuovi miliardi di investimento e poi è stata costruita l'infrastruttura italiana. L'infrastruttura italiana vediamo se funziona, ma ci sono queste nuove tecnologie, queste nuove piattaforme che sono aperte a tutti, è stato nominato il comitato, vediamo se funziona. Deve essere costo efficace, deve permettere di risparmiare soldi, deve far crescere tecnologie per lo sviluppo, deve migliorare la qualità della ricerca. Questa è una scommessa. Aspettiamo che questo progetto contribuisca a tutto questo sviluppo. Grazie. No, un attimo. Non se ne vada. No, non posso andare avanti, mi spara. No, che spari? No, io invece aggiungo, come si dice, il carico da 11, perché, appunto, intanto un chiarimento, perché lei si rivolgeva molto cortesemente a me come presente in tutti questi tavoli istituzionali, che qua spero che per la mia carriera che sia così, ma io dirigo solamente un servizio del Dipartimento Attività Produttive che si occupa di innovazione tecnologica e politiche di sviluppo e l'innovazione. Però diciamo, da siciliano, come si dice, lo schiaffetto me lo prende, a boffa, diciamo. No, uno schiaffetto, no, per me, come si chiama, me lo prendo in proporzione. Chiaramente chi doveva prendere schiaffi più grandi oggi non c'è. Ok. Poi lei ha prospettato un caso molto interessante, veramente disruptive. Quindi, diciamo, ci ha detto che c'è stato un assassinio. Ora ci deve dire chi è l'assassino e come se ne esce. A suo parere, diciamo, è molto interessante corredare questo suo intervento che ha detto i soldi non sono pochi, sono troppi in realtà, sono troppi e mal distribuiti perché vanno sempre agli stessi soggetti, i quali però non producono. Quindi che si fermano a livello del brevetto, molto interessanti quei grafici che davano questa proporzione. E siccome appunto io vivo un'occasione, Regione Sicilia è un'occasione, anche se appunto questa goccia, perché lei ha parlato di un mare di investimenti, di agevolazioni, che vanno appunto da sostegno diretto a sostegni indiretti come il credito d'imposta. Quindi dovendo impostare appunto il nuovo PR, come si fa a non incorrere di nuovo in questi... Quindi mi dia un suggerimento, appunto, corregge questo intervento che invece nessuno le sparerà, anzi è veramente interessante, anche perché qualcuno deve sollevare ogni tanto la discussione. Grazie. Se posso aggiungere, prima della risposta che attendo anche io con molta curiosità, eccetera, aggiungo intanto i complici dell'assassinio, perché la carriera accademica, è inutile dircelo, diciamo, o ripetercelo, no? Sì, ci sono i centri di ricerca clinici e quant'altro, però se andiamo a guardare un po' la massa numerica di ricercatori c'è molto della carriera accademica e questo è il motivo per cui c'è il Ministero dell'Università e della Ricerca tra gli enti finanziatori. La carriera accademica ha puntato molto sulle pubblicazioni, troppo, non lo sappiamo, una misurazione della qualità della ricerca numerica o soggettiva in funzione di quanto va a essere valutata dai peer review, e questo non è diciamo una critica che tende ad abolire il concetto della valutazione, perché uno dei complici è
cercare di fare le valutazioni ex ante e raramente ex post e con oggettività e onestà intellettuale. E l'onestà intellettuale purtroppo non si compra al mercato un tanto al chilo, diciamo o ce l'hai o te la costruisci culturalmente, e quindi questo è un tema altrettanto difficile. E aggiungo i brevetti, perché quella curva là che fa vedere che sono aumentate le pubblicazioni ma non sono aumentati i brevetti o non è aumentato l'impatto dal punto di vista del sistema produttivo, indipendentemente se i grafici sono americani, europei o mondiali, anche il tema dei brevetti e o il tema degli spin-off nell'ambito del mondo accademico italiano ha da un punto di vista un'ostilità ideologica se lo spin-off è costruito per fare business. Chi costruisce uno spin-off con un piano finanziario serio, il che significa fare profit e quindi fare business, viene visto come un soggetto o un gruppo di soggetti che vuole utilizzare i fondi pubblici del proprio stipendio per fare business e quindi c'è un aspetto ideologico di contrasto. L'altra parte è la qualità, o meglio il requisito fra i titoli di vedere spin-off, trasferimento tecnologico, eccetera, ha fatto moltiplicare anche presentazioni di brevetti che poi muoiono dopo un anno, fittizi solo per aggiungere quella riga di curriculum, incluso anche la creazione di spin-off che sono di fatto delle società di consulenza pseudo-mascherate e non hanno, diciamo, un vero e proprio prodotto da portare sul mercato. Questi sono tanti degli aspetti complici e poi la mentalità che esprimerò con un detto palermitano che viene dalle invasioni ottomane a cui, cioè quindi dei turchi a cui ci siamo ribellati cercando di, diciamo, attaccare i turchi a uno, per cui il detto palermitano è "qua ferro un turco è suo", è l'atteggiamento che si ha in qualsiasi sistema politico che inizia a gestire le traiettorie per impostare i finanziamenti, i famosi silos. Ci sono i turchi dentro i silos, ma anche ci sono gli ammazzaturchi sopra i silos, quindi giusto per così rendere un po' vivace questa discussione, però volevo aggiungere questo commento. Di questo stimolo, ma a me lo stimolo non mancava. Intanto perché bisognerebbe capire come si valuta la ricerca. È un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ma io che faccio parte dell'Osservatorio Indipendente per i bisogni della salute e le ricadute della ricerca del Lazio, non vedo differenza tra il colore politico di chi comanda. Ci stavo quando ci stava Marrazzo, ci stavo quando ci stava Zingaretti 1, Zingaretti 2. Ogni volta che dico facciamo le priorità, definiamo quali sono i bisogni e facciamo un controllo di cosa può dare il pubblico e il privato mettendoli insieme con le stesse regole, va a finire che tutti si sentono, gli viene una crisi di allergia, a partire da chi dovrebbe fare questa operazione. Se non si definiscono le priorità dei bisogni è difficile. Il secondo, non abbiamo neanche però una definizione di bisogni a livello nazionale. La ricerca paga il prezzo di essere stato costretto prima ad eliminare questo sistema di coordinamento tra i 3 ministeri, poi a pensare che il Ministero dell'Economia potesse fare questo, adesso aver tolto ad Amaldi, che gestiva questo tavolo presso il MUR, e dato a Bronzini, che lo fa come Banca d'Italia, la valutazione delle attività di ricerca in Italia. Il tavolo Bronzini si è riunito un po' di volte, abbiamo fatto ai Lincei un bellissimo evento, ma oggi se uno chiedesse un inventario chiaro di quale ricerca si fa, non si ha. Seconda cosa, chi fa investimenti con grandi attrezzature. Mi rivolgo alla Regione. La Regione Sicilia avrà avuto del 1.700 milioni delle attrezzature che gli ha dato il Ministero della Salute, il 6%, il 7%, non mi ricordo. Ma quante di queste attrezzature sono state riportate a bisogni reali? O non sono finite per tenere una cardiochirurgia pediatrica in un posto dove si può andare tranquillamente al mare
o di non ho fatto nomi, o di pensare che si può... No. È l'analisi genomica della destinazione che diciamo permette una identificazione. O che non si possa pensare che alcune cose, per esempio mi ricordo quando il professor Pagliaro diceva, salvo poi cambiare un po' idea, che all'ospedale Cervello doveva essere il centro di coordinamento delle attività, poi tutta questa operazione mi pare che sia svanita nel corso degli anni. Quindi la Regione Sicilia soffre della stessa mancanza di identificazione di priorità assistenziali e di ricerca. Se poi voi vi spostate, io sono nato in Campania, ma da Napoli a dove sono nato io, che sta a 130 km la Campania, è totalmente diverso, lo stesso sarà qui. Noi non abbiamo la cultura del Nord Italia, noi meridionali, perché la cultura del Nord Italia permette di avere un minimo di coordinamento. Non a caso il confronto che ha fatto Harvard per la gestione del Covid tra la Lombardia e il Veneto è emblematica della funzione di controllo che c'è stata in Veneto e non c'è stata in Lombardia. Quindi, secondo, chi monitora i bisogni, chi definisce i bisogni, chi valuta a medio termine i risultati. E oggi il dibattito su come non valutare più la ricerca sulle pubblicazioni è un aspetto importante, perché se continuiamo in questa maniera stiamo finanziando un'azienda che automaticamente genera pubblicazioni. E genera pubblicazione ad alto costo di soldi che oramai sfiorano il 10% del finanziamento della ricerca. L'aspetto è chi fa questa valutazione, con che sistemi valuta. Con Mauro abbiamo fatto una call con gli inglesi perché stiamo lavorando a un'idea di questi a cui gli ha affidato il governo inglese di fare la valutazione della ricerca. Abbiamo capito che quello che gli manca è la capacità scientifica di leggere all'interno dei progetti. Quindi la prima necessità è costruire un modello che sia guidato qui, non affidato a terzi, non all'azienda di consulenza qualsiasi che si piglia un mare di soldi per non portare questa operazione. E sull'analisi che vi ho fatto vedere dei brevetti con la costruzione di questo CD è fatta proprio partendo da quello che era pubblicato su PubMed, corretto per Scopus e rivalutato dopo la valle della morte, ovvero sia dopo i primi 5 anni di preventivo. Noi non abbiamo nulla di questa operazione in Italia. Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università si affidano in Invitalia con un ricco finanziamento. Vorrei dire che sul Piano Nazionale Complementare hanno mangiato circa il 10% del finanziamento per la gestione amministrativa dei progetti, che non è tra il 6 e il 10%. Quindi questo è il primo titolo. La seconda, la integrazione. Perché siamo arrivati che con i soldi del PNRR l'Europa ci ha fatto fare questi 2 atti? Il primo, la funzione di controllo, il secondo, la non duplicazione dei finanziamenti. Uno è datato 31 dicembre 2021, l'altro è datato a dicembre del 23, con un aspetto importante che dice che d'ora in poi sarà la Guardia di Finanza a controllare l'appropriatezza dei finanziamenti. Io ho paura di una cosa di questo tipo affidata alla Guardia di Finanza, perché saranno bravissimi, ma forse non hanno la competenza scientifica a guardare questo aspetto. E se voi lo leggete, dentro c'è un aspetto importante. Non ho avuto tempo, ma una diapositiva che volevo far vedere è che il coordinamento europeo dice che sul PNRR ci sono il 34% di appalti con possibile infiltrazione mafiosa anche in ambito di ricerca, non solo in ambito sanitario. Non parliamo degli appalti. Allora, una cosa di questo tipo deve indurre, ed è il motivo per cui il MEF, perché Giorgetti è intelligente, voi pensate che ma lui è uno intelligente, ha stretto ulteriormente le maglie e ha fatto fare una seconda circolare che estende il tempo in cui si possono fare i controlli e stabilisce che esiste una norma. Da questo nasce, lei la conosce meglio di me,
perché stando in Regione lo conosce questa strategia nazionale antifrode. La strategia nazionale antifrode è un qualcosa che renderà a chi fa ricerca la vita non difficile, difficilissima. Posso? Certo. Dimenticatevi quest'ultima frase. Perché sicuramente questo quadro è, diciamo, da monitorare con estrema attenzione vista la quantità di risorse di questo investimento. Però posso dire che in questo anno e mezzo, perché questi 3 giorni sono il frutto anche di un anno e mezzo di avventura che abbiamo condiviso, una delle preoccupazioni più difficili da smontare, e su questo la dottoressa Leonardis, diciamo, ci ha perso nottate che sono il quadruplo anche delle mie nottate. Una delle preoccupazioni più difficili da smontare era il panico di affrontare la spesa già a regole, diciamo, Tanto nuove. è lei la responsabile in questo no, caso. insomma, non lo so. Il rettore è lei, Però questo contrasta con quello che è stato invece l'obiettivo del Ministero e quantomeno anche dall'intervento del dottor Cobis, che è il funzionario del Ministero che è venuto il primo giorno, è intervenuto parlando specificatamente di cultura della performance e del risultato. Questi 2 concetti sicuramente sono in contrasto e sicuramente lo sono anche perché sono assegnati a organismi diversi, perché scusate, che si chiamino Guardia di Finanza o che si chiamino Invitalia, se non seguono la stessa filosofia, visione e strategia, si crea un mostro. Diciamo, è una parola anche forte, però una discrasia di vedute dell'obiettivo finale è veramente poi difficile da gestire perché blocca il sistema, parte con volerlo stimolare ma di fatto lo blocca. E a questo punto questo io lo prendo anche come un suggerimento per chi finanzierà anche ulteriori azioni a qualsiasi livello, anche regionale, cercare di immaginare una costruzione di un percorso che veda una condivisione anche del processo, che non vuol dire, come spesso si dice, costruiamo il bando insieme così quell'aggettivo glielo metto io e quella virgola è mia, ma guarda che quella frase di pagina 42 gliel'ho fatta mettere io. Assolutamente non è questa la filosofia, ma è la filosofia di costruire un percorso chiaro sin dall'inizio. Questo è un aspetto importante perché altrimenti creiamo una macchina che affoghiamo di benzina per poi scoprire che la macchina andava a GPL e aveva lo starter a gasolio e non era in grado di prendere tutto questo carburante. Posso aggiungere una cosa? Gli inglesi, che in questo sono pragmatici e hanno fatto questo sistema dal finanziamento, che è loro, no? Perché loro sono usciti dall'Europa, quindi non pigliano, hanno questa stima di un aumento di investimenti globali sulla qualità della salute dall'investimento e alla ricerca del 29%, con un internal rate, ovvero sia con la quota di finanziamento che gli viene da investimenti di chi produce farmaci, diagnostici, dispositivi, del 57%. Qual è la differenza fra noi e gli inglesi? È il tasso di reinvestimento dei soldi, perché noi diciamo che siamo i primi produttori di farmaci per fill e finish, se voi sentite, ma non siamo il primo finanziatore di ricerca da parte delle aziende farmaceutiche. Quindi noi vogliamo solo 700 milioni del grande profitto ritornano come investimento per ricerca. In Inghilterra l'investimento per ricerca è calcolato nel 57% e l'investimento globale tra le autorità locali e il resto è del 28%. Noi dovremmo lavorare con le autorità, dovremmo non aver paura di parlare con Farmindustria. Dovremmo avere che il nostro interlocutore, il nostro mediatore sia AIFA in questa operazione
e che dica guardate io voglio il reinvestimento di una quota, perché al posto di pagare congressi inutili e mandare la gente a fare vacanze o pagare le prebende per chi va ai congressi pigliando per 20 minuti 5.000 euro, perché questo è quello che succede per molti clinici, io questi soldi li voglio investire in ricerca. Basterebbe rimettere quel famoso registro pubblico di a chi vanno i soldi delle aziende in questa maniera. L'Inghilterra l'ha fatto, la gente ha paura che si finisce sul registro e non l'ha denunciato, ha il ritorno del 57% contro una stima del 28%. Allora, io intanto resterei qui per tutta la mattina. Approfitto anche di questo dibattito per aggiungere una parola fondamentale al ragionamento, la parola programmazione. Perché il dottore Ippolito parla di un ciclo che si conclude e si valuta in termini di impatti della ricerca che appunto ha generato, ma l'Italia sconta anche una pena perché non valuta l'impatto delle politiche che mette in atto su queste ricerche. E personalmente ho lavorato a 3 programmazioni, in vari ruoli, e vedo sempre un ciclo che si ripete proprio come in eterno. Vedo, di questo mi complimentavo stamattina, un tentativo anche degli uffici, perché poi chiaramente oggi il dottor Mavuta rappresenta se stesso, magari con la sua idea, con la sua volontà di fare delle cose, ma all'interno di un sistema che a volte ne vuole fare anche altre. E ci dimentichiamo anche che la ricerca non è fine a se stessa, non è autoreferenziale e che comunque parla anche delle regioni che la esprimono o di un territorio nazionale che la esprime. Quindi ci hanno abituato anche a guardare che cosa ne voglia fare una regione della ricerca. Noi oggi parliamo di ricerca in ambito salute, life science, ma c'è anche la ricerca in ambito ambientale, energetica, digitale, vi dicendo. E quindi sicuramente il lavoro di programmazione che si fa a livello codificato nei tavoli partenariali, nella conferenza delle regioni e quant'altro, dovrebbe tener conto prima dell'indirizzo che le politiche di quella regione vorrebbero mettere a terra tramite le programmazioni. Riportando la discussione ad oggi, a quello che interessa anche in questo contesto, abbiamo una grande chance che secondo me dipende sia dalla parte politica ma anche dalla parte della cittadinanza, del cittadino qualunque, semplice, perché nonostante non si sia ricercatore o tecnologo, chiunque può esprimere un pensiero anche su come vorrebbe vedere la sua terra. E siccome la ricerca è il driver di quell'innovazione in cui ogni giorno lavora il dottor Mavuta, sapere appunto la regione che idea ha della ricerca in generale già aiuterebbe a mettere in piedi delle politiche, perché senza le policy famose non c'è programmazione integrata. Allora, noi abbiamo fatto un lavoro, abbiamo cercato di portare all'attenzione della regione che non è detto e scontato debba sapere per forza quello che c'è dentro il progetto d'Italia, così come il progetto X o Y, anche perché se poi il dottor Mavuta si trova da solo con un'assistenza tecnica che gira, con contratti che scadono, diventa anche complicato realisticamente fare programmi, diciamo, all'avanguardia o di contenuto. Quindi anche noi come piattaforma abbiamo chiesto un appuntamento, abbiamo fatto conoscere una realtà che ha degli enti pubblici che la guidano, e questa è una garanzia sicuramente comunque per la pubblica amministrazione, nonostante la ricerca oggi, abbiamo detto a conclusione dei 3 giorni, deve andare fuori dal laboratorio, deve andare fuori, e non solo, deve anche andare fuori nel momento in cui la si conduce, perché noi siamo un esempio in cui non c'è il laboratorio di Tor Vergata Palermo, ma ci sono laboratori in rete che lavorano, ed è come se avessimo creato un non luogo della ricerca, che secondo me sarà forse la vera scommessa. Detto questo, è stata anche una nostra preoccupazione andare in regione siciliana, chiedere un appuntamento con la direzione generale, raccontare in termini anche tecnici, non in termini di facciamo il bando e questa frase è per me. Voi avete una S3, parla di medicina personalizzata, di precisione, di life science. Noi abbiamo tutto questo, abbiamo queste filiere, abbiamo questa sfida. Sarebbe lungimirante per una regione anche del Mezzogiorno programmare adesso una visione dell'investimento e dell'impatto che il PNRR, almeno nel nostro caso, potrà generare nell'ambito life science, e voi programmare, non per noi competeremo come tutti gli altri, ma sicuramente misure
che possono consentire al MUR, al Ministero della Salute, all'ex Ministero dello Sviluppo Economico, di sapere che c'è uno strumento di continuità, sempre su base competitiva, perché qui siamo, come dire, siamo molto forti, qui sicuramente non abbiamo paura di come dire, raccogliere le sfide, ma le sfide giuste, corrette. Sicuramente un altro hub, medicina di precisione, un altro consorzio pubblico-privato in Sicilia sulla medicina di precisione sarebbe, dopo 118 milioni di euro investiti in 2 anni e mezzo, diciamo da folli pensare a una stessa cosa identica, perché c'è una S3 che ti vincola la traiettoria X sul dato o Y sull'intelligenza artificiale. Ma ascoltare queste filiere. Quindi noi abbiamo cominciato, ma ci saranno anche altre filiere, c'è la biodiversità, c'è l'energia. Quindi dove finisce il PNR l'anno prossimo e dove comincia la politica di coesione? È questa la vera sfida, secondo me, che si dovrà programmare. Quindi, per chiudere il ragionamento, il dottor Ippolito diceva bene, quindi in questo momento la Regione si trova a dover valutare quel processo precedente del 14-20, cosa non ha funzionato, cosa dovrà funzionare, qual è lo tsunami che il PNRR ha determinato nell'ambito salute, life science, eccetera, qual è la policy della Regione su questo settore, e si trova anche a mettere strumenti in campo che dicano al ricercatore, senza che me ne voglia nessuno, che non è detto che dobbiamo avere per forza 100 brevetti e 100 industrie, e che probabilmente non è anche detto che bisogna restare innamorati della propria ricerca e dobbiamo trovare per forza lo strumento affinché quella ricerca diventi qualcosa. Ci sono anche fallimenti, c'è nel mercato, ci si fallisce anche nel mercato. In America, diceva benissimo il dottor Ippolito, si è grandi imprenditori dopo aver chiuso 5 volte, 6 volte un'azienda. Quindi abituiamoci anche al fallimento, perché se riusciamo a dire che si può anche fallire, probabilmente anche una pubblica amministrazione si trova meno responsabilizzata a dover pensare centinaia di strumenti per tutti. Non ci sono centinaia di strumenti per tutti, ci sono strumenti competitivi adesso per i migliori, e spetta ai migliori creare filiere dove tutti ci possono stare, dove tutti hanno un pezzo o qualcosa da offrire. Quindi la dimensione anche culturale è programmazione, valutazione, ma anche cambiamento di cultura, perché se ognuno di noi fa la sua parte, io penso che tutti questi fondi, ce ne sono tantissimi, lei li ha citati benissimo, io prenderò la sua slide, come dire, la farò mia e le anticipo che la utilizzerò anche in prossimi convegni, citandola sempre ovviamente per elaborato, però è vero questo, cioè per chiudere, noi oggi in questi 2 giorni abbiamo pensato cosa facciamo nel 2026, ci ritorniamo a vedere, saremo di nuovo insieme, chiuderemo? Probabilmente non chiuderemo, perché oggi siamo qua anche a raccontare come noi possiamo essere un processo di contaminazione anche delle politiche pubbliche.